Ciao a tutti e bentornati al podcast. Sono Ben, il vostro host, e oggi facciamo un episodio che molti di voi ci hanno chiesto. Le 100 parole italiane più importanti da sapere. Non 100 parole a caso, 100 parole scelte con cura, organizzate per categoria, spiegate con contesto e vita reale. Questo episodio è praticamente un corso intensivo condensato in 10 minuti. Pronti? Ciao Ben, ciao a tutti, sono Monica e adoro questa idea, perché quando ho iniziato a studiare l'italiano, qualcuno mi ha detto una cosa che ha cambiato il mio approccio. Con le prime 200 parole più comuni di una lingua puoi capire circa il 50% di qualsiasi conversazione quotidiana. Con le prime 1000 arrivi al 75%. Quindi imparare le parole giuste, quelle più frequenti, è la scelta più efficiente che esiste. Esatto. Questo si chiama approccio lessicale. Lessicale da lessico, cioè il vocabolario. E la linguistica ci dice che in italiano, come in tutte le lingue, alcune parole appaiono con una frequenza enormemente maggiore di altre. Oggi ci concentriamo su queste. Le parole che sentirete e userete ogni giorno, in ogni situazione. Monica, iniziamo con il gruppo 1, i numeri essenziali. I numeri, assolutamente fondamentali. Non tutti e 100, quelli li imparerete a parte, ma i concetti numerici essenziali. Parola 1, 1, one, 2, 2. Poi saltiamo ai concetti che si usano più spesso nella vita reale. Primo, first, ultimo, last, tanto, a lot, much, poco, a little, few, tutto, everything, all, niente o nulla, nothing. Queste 8 parole coprono quasi tutte le situazioni numeriche di base. Benissimo, e aggiungo qualcosa, something, e qualcuno, someone. Queste due sono cruciali per qualsiasi conversazione. Hai visto qualcosa? Did you see something? C'è qualcuno? Is there someone? Entriamo nel gruppo 2, il tempo. Non il tempo atmosferico, ma il tempo cronologico. Oggi, today. Ieri, yesterday. Domani, tomorrow. Ora o adesso, now. Dopo, later, after. Prima, before, earlier. Sempre, always, mai, never. Sempre e mai queste due sono drammaticamente italiane. Gli italiani le usano con tanta passione. Non lo faccio mai, con enfasi enorme. Ti amerò sempre, con tutto il cuore. E aggiungo spesso, often, qualche volta o a volte, sometimes, raramente, rarely. Questi avverbi di frequenza vi permettono di descrivere le vostre abitudini in italiano in modo molto preciso. Perfetto. Gruppo 3, i luoghi. Questi sono essenziali per orientarsi e raccontare dove siete stati. Casa, home, house, lavoro o ufficio, work, office, scuola, school, negozio, shop, store, ristorante, you know this one, ospedale, hospital, stazione, station, aeroporto, airport, città, city, paese, country o village. Attenzione, paese significa sia country che small town in italiano. Paese con due significati. Questa è una delle parole che all'inizio crea confusione. Da che paese vieni? Può significare what country are you from, ma anche what village are you from. Il contesto chiarisce tutto e aggiungo luoghi importanti. Centro, city center, downtown, periferia, suburbs, outskirts, nord, sud, est, ovest, le direzioni cardinali. E qui e lì, here and there, imprescindibili. Qui e lì, semplici ma fondamentali. Gruppo 4, le persone e le relazioni. Le parole per le persone che ci circondano. Persona, person. Uomo, man. Donna, woman. Bambino o bambina, child, boy o girl. Ragazzo o ragazza, boy, girl e anche fidanzato in senso colloquiale. Amico o amica, friend. Famiglia, family. Madre o mamma, mother, mom. Padre o papà, father, dad. Fratello, brother, sorella, sister. Ragazzo e ragazza con quel doppio significato è classico. Se dico ho un ragazzo, significa I have a boyfriend, non I have a boy. E nella lista delle relazioni aggiungo marito, husband, moglie, wife, figlio o figlia, son or daughter, nonno o nonna, grandfather or grandmother e due parole importantissime nella vita sociale italiana, vicino, neighbor
e collega, colleague. Gli italiani danno molta importanza a queste relazioni. Assolutamente. E collega è una delle parole più usate nel parlato quotidiano degli adulti lavoratori. Passiamo al gruppo 5, il corpo e la salute. Parole che speriamo di non dover usare spesso, ma che sono fondamentali. Testa, head. Occhi, eyes, plurale di occhio. Bocca, mouth. Mano, hand, plurale mani. Piede, foot, plurale piedi. Cuore, heart. Stomaco, stomach. Schiena, back e dolore, pain, ache, fondamentale per spiegare dove fa male. Dolore, così importante. E collegata c'è salute, health, che si usa anche come brindisi e come risposta allo starnuto, come abbiamo detto in un altro episodio. E aggiungo stanco o stanca, tired, malato o malata, sick or ill, bene come in sto bene, meglio come in mi sento meglio, guarire, to heal o get better. Queste parole vi permettono di descrivere la vostra salute in italiano. Ottimo, gruppo 6, e questo è uno dei più importanti per sopravvivere in Italia. Il cibo e le bevande. Non possiamo fare un podcast sull'italiano senza parlare di cibo. Le parole più essenziali. Mangiare, to eat. Bere, to drink. Acqua, water. Vino, wine. Caffè, coffee. Pane, bread. Pasta, you know this. Carne, meat. Pesce, fish. Verdura, vegetables. Frutta, fruit. Dolce, sweet, dessert. Dolce, parola bellissima che significa sia sweet come aggettivo che dessert come sostantivo. Vuoi il dolce? Do you want dessert? È molto dolce questa persona. This person is very sweet. Una sola parola, due mondi. E aggiungo parole fondamentali per il momento del pasto. Fame, hunger, sete, thirst, buono, good, tasty, gustoso, flavorful, tasty, piatto, dish, plate, e ricetta, recipe. Ricetta. Interessante perché in italiano significa sia recipe che prescrizione medica. Devi capire dal contesto se il dottore ti sta dando una ricetta farmaceutica o stai cercando su Google come fare la carbonara. Gruppo 7. I colori. Apparentemente semplici, ma con qualche sorpresa. Rosso, red. Blu o azzurro, blu. Attenzione, azzurro è il celeste chiaro, il blu del cielo. Verde, green, giallo, yellow, bianco, white, nero, black, rosa, pink, arancione, orange, viola, purple. Azzurro invece di blu. Questa è una delle peculiarità dell'italiano. L'italiano fa distinzione tra il blu scuro, blu, e il blu cielo, chiaro, azzurro. E azzurro è anche il colore della nazionale italiana di calcio. Per questo gli italiani vengono chiamati gli azzurri nelle competizioni internazionali. Il colore di una lingua racconta la sua cultura. E grigio, grey, e marrone, brown, completano la palette di base. Perfetto. Gruppo 8. I verbi essenziali. Il cuore di qualsiasi lingua. Senza verbi non si fa niente. I più usati in assoluto. Essere, to be, avere, to have, fare, to do, to make, dire, to say, to tell, andare, to go, venire, to come, sapere, to know a fact, conoscere, to know a person or place, potere, can, to be able to, volere, to want, dovere, must, to have to, stare, to stay, to be, in certi contesti. Sapere e conoscere. Questa distinzione è una delle prime cose che stupisce gli studenti anglofoni. In inglese entrambe si traducono to know, ma in italiano sono completamente diversi. Sai dove abita? Do you know where she lives? Una informazione. Conosci Maria? Do you know Maria? Una persona. Mai confonderli. E aggiungo verbi vitali. Capire, to understand, parlare, to speak, sentire, to hear, feel, vedere, to see, trovare, to find. Ottimi verbi. E non dimentichiamo pensare, to think, credere, to believe, sperare, to hope, aiutare, to help, lavorare, to work, studiare, to study, imparare, to learn. Questi verbi vi danno una gamma espressiva enorme. Gruppo 9. Gli aggettivi più comuni. Le parole che descrivono il mondo. Grande, big, great, piccolo, small,
bello, beautiful, nice, brutto, ugly, bad, buono, good, cattivo, bad, naughty, nuovo, new, vecchio, old. Cattivo, questa è interessante perché in italiano cattivo per una persona significa bad, naughty, ma detto di cibo o odore significa bad, unpleasant. Quel bambino è cattivo. That child is naughty. Che sapore cattivo. What a bad taste. E gli opposti essenziali continuano. Facile, easy, difficile, difficult, veloce, fast, lento, slow, caldo, hot, warm, freddo, cold, aperto, open, chiuso, closed. Bellissima lista. E aperto e chiuso, così semplici ma così importanti. Quante volte arrivate a un negozio e dovete capire se è aperto o chiuso? E aggiungo aggettivi di personalità essenziali. Simpatico, likable, nice, antipatico, unpleasant, gentile, kind, educato, well-mannered, intelligente, intelligent, stanco, tired, contento, happy, pleased, arrabbiato, angry. E contento versus felice. Entrambe significano happy, ma felice è più profondo, più permanente. Sono felice nella mia vita, una soddisfazione profonda. Sono contento, contenta di vederti, una contentezza del momento. In italiano c'è sempre una sfumatura in più. Passiamo al gruppo 10, le parole di servizio, quelle piccole parole strutturali senza le quali non si costruisce nessuna frase. Le parole di servizio, le più frequenti in assoluto nella lingua. E o ed, and, o, or, ma, but, perché, because e anche why quando è domanda. Quando, when, come, how e anche like, as, dove, where, chi, who, cosa o che cosa, what, quanto, how much, how many. Queste 10 paroline sono la struttura ossea di ogni conversazione italiana. La struttura ossea della lingua, immagine perfetta. E perché con quella doppia funzione, causa e domanda, è fondamentale. Perché piangi? Why are you crying? Piango perché sono felice. I'm crying because I'm happy. Stessa parola, due funzioni. E aggiungo le preposizioni essenziali. Di, of, from, a, to, at, in, con, with, per, for, in order to, su, on, about, da, from, since. Senza queste le frasi non si tengono insieme. Le preposizioni, l'incubo di ogni studente, ma sono fondamentali. E ora, Monica, abbiamo coperto quasi 100 parole in 10 gruppi tematici. Prima di fare il recap finale, voglio parlare di qualcosa di speciale per le nostre ascoltatrici. Le parole italiane che non hanno traduzione diretta in inglese, quelle che catturano concetti unici della cultura italiana. Per esempio, abbiocco. Abbiocco. Questa è una delle mie parole italiane preferite in assoluto. Abbiocco è quella sonnolenza improvvisa e irresistibile che ti prende dopo aver mangiato. Il postprandial dip, come lo chiamano in inglese, ma senza la poesia. In italiano questa sensazione ha un nome preciso. Abbiocco. Ho un abbiocco tremendo dopo quel pranzo. Non esiste una parola inglese equivalente. L'abbiocco, fenomeno universale, parola solo italiana. E magari, una delle parole italiane che esistano in assoluto. Magari significa maybe, perhaps, hopefully, if only. Vieni alla festa? Magari. I hope so, maybe, I wish. Esprime desiderio e incertezza nello stesso momento. È quasi un sospiro in forma di parola. Non esiste in inglese. Dovete usare 3 parole diverse per coprire tutti i significati di magari. Magari è filosoficamente ricchissima. E culaccino, la parola italiana per il cerchio che lascia un bicchiere bagnato su una superficie, il segno del bicchiere sul tavolo. In inglese non esiste una parola per questo, si dovrebbe descrivere la cosa intera. In italiano, culaccino, una parola, un concetto preciso. Questo mi fa capire quanto la cultura italiana osservi i dettagli della vita quotidiana. Culaccino, quella piccola traccia rotonda dell'esistenza del tuo caffè. E pantofolaio, qualcuno che gli piace stare a casa, in pantofole, house dweller, homebody. Sei proprio un pantofolaio. Non è necessariamente un insulto. A molti italiani piace essere pantofolai. Queste parole raccontano la cultura meglio di qualsiasi lezione.
E prima di concludere voglio menzionare qualcosa di pratico per i nostri ascoltatori. Come imparare queste 100 parole in modo efficace, non memorizzandole come lista, ma usandole in contesto. Create frasi con ognuna, scrivetele in un diario in italiano, usate la tecnica dello spaced repetition, ripetizione spaziata, che vuol dire ripassare le parole a intervalli crescenti per fissarle nella memoria a lungo termine. Perfetto consiglio. E aggiungo, categorizzatele visualmente. Create una mappa mentale, con il cibo al centro e tutte le parole collegate intorno. O fate post-it per la cucina con le parole del cibo. Il cervello ricorda molto meglio quando le parole sono in contesto visivo e spaziale, non in liste lineari. Monica, facciamo il recap finale. I 10 gruppi delle nostre 100 parole. Sì, gruppo 1, concetti numerici essenziali. Tanto, poco, tutto, niente, qualcosa, qualcuno. Gruppo 2, il tempo. Oggi, ieri, domani, ora, dopo, prima, sempre, mai, spesso, a volte. Gruppo 3, i luoghi. Casa, lavoro, negozio, città, stazione, aeroporto, qui, lì. Gruppo 4, le persone. Uomo, donna, bambino, ragazzo, amico, famiglia, madre, padre, fratello, sorella. Gruppo 5. Corpo e salute. Testa, occhi, bocca, mano, cuore, dolore, stanco, malato, bene, guarire. Gruppo 6. Cibo e bevande. Mangiare, bere, acqua, vino, caffè, pane, pasta, carne, verdura, dolce, fame. Sete. Gruppo 7. I colori. Rosso, blu, azzurro, verde, giallo, bianco, nero, rosa, arancione, viola. Gruppo 8. I verbi essenziali. Essere, avere, fare, dire, andare, venire, sapere, conoscere, potere, volere, dovere, capire, parlare, vedere, trovare. Gruppo 9, gli aggettivi. Grande, piccolo, bello, brutto, buono, cattivo, nuovo, vecchio, facile, difficile, caldo, freddo, veloce, lento, simpatico, gentile, contento, arrabbiato. E gruppo 10, le parole di servizio. E, ma, o, perché, quando, come, dove, chi, cosa, quanto. Più le preposizioni di, a, in, con, per, su, da. 100 parole in 10 categorie. Questo è il vostro italiano di base solido e reale. Straordinario! E abbiamo anche aggiunto 3 parole bonus, intraducibili, abbiocco, magari e culaccino, perché la cultura italiana vive nelle parole che solo l'italiano sa esprimere. Monica, questo episodio è stato un capolavoro di efficienza e bellezza. Grazie infinite! Grazie a te, Ben. È stato uno degli episodi più ricchi e pratici che abbiamo fatto. E a tutti voi, non cercate di memorizzare tutto in un giorno. Scegliete un gruppo, lavorate su quello per qualche giorno, poi passate al successivo. Con costanza e metodo, queste 100 parole diventeranno vostre per sempre. Costanza e metodo, il segreto di ogni lingua. Amici, grazie per essere stati con noi. Nella descrizione dell'episodio trovate la lista completa delle 100 parole divisa per categorie. Scaricatela, stampatela, usatela e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao a tutti e ricordate, anche solo queste 100 parole aprono un mondo intero. Magari oggi iniziate con il gruppo 1. A presto!